Sono Matteo Gioli e insieme a Veronica e Ilaria sono uno dei fondatori di Super Duper Hats. Io sono Veronica Cornacchini. Super Duper nasce nel 2011 ufficialmente e nasce per caso. Nasce da una passione personale e nasce senza una pianificazione, senza nessun business plan, senza nessuna idea progettuale. Nasce da una volontà di scoprire un mondo che ci affascinava ma che in realtà era assolutamente sconosciuto. Nell'immaginario di ognuno di noi c'è il sarto che taglia il vestito, l'abito su misura, ma non esisteva appunto in noi, diciamo, un'idea di come venisse fatto appunto un cappello, ed è questo che ci ha spinto all'inizio, questa curiosità di approcciarci a un accessorio così speciale, e da lì è iniziata la nostra ricerca. È stato molto difficile perché non c'erano scuole, corsi, quindi imparare proprio il mestiere è stato molto difficile. Abbiamo trovato una persona, il nostro angelo custode dell'inizio, che è Anna Maria Niccolini, una modista che ha scritto un libro, L'arte di fare cappelli, che noi abbiamo letto e poi siamo riusciti a rintracciare, e lei è stata molto felice di insegnarci proprio le basi per imparare appunto questo mestiere, per iniziare appunto da zero a fare un cappello, e da lì poi è iniziata tutta la storia di Super Duper. Quello che fin dall'inizio ha contraddistinto Super Duper rispetto ad altri marchi di cappelli forse è stato che siamo stati fra i primi a unire quello che era un processo qualitativo totalmente artigianale, un livello qualitativo altissimo, ad un design contemporaneo. E quindi abbiamo inconsciamente creato qualcosa che sul mercato non esisteva, dei cappelli che fossero indirizzati ad un target più giovane, fossero indirizzati ad un pubblico che non aveva mai fino a quel momento esplorato il mondo del cappello. Questo è stato forse anche uno dei motivi per cui fin dall'inizio abbiamo avuto grandissimi riscontri dal mercato estero. Il progetto Manifattura Tabacchi è un po' un foglio di carta bianca. La cosa che fin dall'inizio ci ha entusiasmato del progetto Manifattura Tabacchi è proprio che è un qualcosa che si lascia costruire, è un qualcosa che è molto aperto alle proposte e quindi alle idee, ed è un qualcosa che credo sinceramente che né a Firenze né in Toscana ci fossero esperienze del genere fino ad oggi. Credo che sia una grande opportunità per la città, perché quello che ci ha spinto a venire in Manifattura Tabacchi e a credere nel progetto Manifattura Tabacchi è stato sicuramente che abbiamo a un certo punto avuto l'esigenza di cercare qualcosa di nuovo da quello che era il nostro laboratorio, che era in una realtà bellissima, però era una realtà isolata dove appunto eravamo soli. È sicuramente una delle cose che ci sono piaciute di più fin dall'inizio è proprio che qui c'è la possibilità di avere una commistione, di avere degli scambi anche con quelli che sono le altre figure coinvolte, e credo che comunque nell'ambito creativo sia un punto a favore grandissimo. L'idea appunto è quella di sviluppare in questo spazio dei progetti che riescano a coinvolgere anche degli artisti per farli entrare nel nostro mondo e per sviluppare qualcosa insieme che possa portare un risultato diverso da quello che è stato il risultato di questi anni di lavoro. La nostra direzione è questa, quella di trovare il modo di pensare al nostro lavoro non come l'abbiamo pensato finora, ma pensarlo più da un punto di vista creativo, anche da un punto di vista artistico, nel senso proprio vero del termine. Secondo me anche storicamente arte e artigianato sono due nomi diversi per la stessa cosa da un certo punto di vista. Bisogna capire che percezione si ha delle cose, perché ci sono dei mestieri artigianali che sono altamente artistici e delle forme d'arte che sono fortemente artigianali. Di sicuro, secondo me, c'è due punti che li legano fortemente, ovvero l'arte intesa come saper pensare e come saper concepire quello che è la forma artistica, e l'artigianato che è il saper fare con le mani, però guidato da un'idea. E quindi secondo me c'è un forte legame, è che forse per molti, troppi anni si è parlato in modo sbagliato di arte e in modo sbagliato di artigianato, sono stati forse etichettati in modo sbagliato.